Sono le 7 di mattina. Ho abituato il mio corpo a svegliarsi alla stessa ora ogni giorno, così da non aver bisogno di una vera sveglia. La mia vita, come i miei video, gira intorno a crescita personale, ottimizzazione, multifunzionalità. Niente va sprecato. Avrete notato che non posseggo neanche un cestino per la spazzatura. Questo è perché non ho niente da buttare via. Questa potrebbe assomigliare ad una semplice tazza per i cereali per una persona normale. Ma per me, questa è anche una tazza da caffè. Se non aggiunge valore alla mia vita, io me ne sbarazzo. Qualcuno mi ha anche chiesto: e riguardo alle cose che ti portano gioia e felicità? Mi sono sbarazzato anche di quelle. Ovviamente sto scherzando, non sono così stronzo. Mi chiamo Fabio e sono un fiorentino che sogna di fare cinema. 2 anni fa ho cambiato casa e mi sono trasferito negli Stati Uniti. A dire il vero, questa è la 6ª casa che cambio in 9 anni e la 3ª da quando vivo in North Carolina. Perché in North Carolina? Magari questa storia ve la racconterò più avanti, ma per chi non lo sapesse, questo stato si trova sulla East Coast e paesaggisticamente ha tutto. A est ci sono le pianure costiere. Qui puoi trovare le bellissime Outer Banks, una serie di isole barriera dove puoi anche fare sandboarding sulle più alte dune di sabbia nella zona orientale degli Stati Uniti. Io l'ho fatto. Spettacolare. L'area centrale è la regione collinare che contiene le più grandi città dello stato, dove vivo io. Mentre a ovest ci sono le catene montuose delle Blue Ridge e il Parco Nazionale delle Smoky Mountains, dove ho avuto un piacevole incontro con degli orsi neri. Ci ho fatto anche un video se vuoi vederlo. Comunque, questo stato è pieno di verde ed è uno di quei posti dove molti americani decidono di spostarsi per l'eccezionale tenore di vita. I quartieri sembrano quelli che si vedono nei film americani. Avrai notato che sono anche spiritoso. Ma torniamo alla mia nuova casetta che mi ospiterà per almeno un altro anno. È veramente vuota. Una casa vuota per alcuni rappresenta un nuovo inizio. Può evocare una sensazione di solitudine. In alcune situazioni una casa vuota può riflettere uno svuotamento emotivo. Può essere un rifugio dal caos del mondo esterno. Tuttavia questa prospettiva spesso si trasforma in un compito complesso. Decidere cosa comprare, quanto spendere e quanto soprattutto lavorare per permettersi ciò che serve a riempirla può diventare un impegno enorme. E quando è così grande, capisci subito che dovrai impegnarti. Molto. Ed è proprio su questo che si basa The American Dream. Il sogno americano è fondamentalmente radicato nella convinzione che con determinazione e dedizione chiunque possa conseguire il successo economico. Questa filosofia spesso enfatizza il successo materiale come la proprietà di una casa, una bella macchina o il raggiungimento di uno specifico status sociale. Il sogno americano, in poche parole, è spesso una spinta a perseguire il successo professionale. Questa idea è stata venduta ovunque nel mondo. E sì, anche a te. Ed è qui che ti potresti trovare di fronte a qualche problema. Partiamo dal fatto che ci sono troppe scelte. Abbiamo notato l'incremento esponenziale della facoltà di scegliere. Eppure, anche in mezzo a questo, e forse a causa di esso, abbiamo perso di vista le più importanti. Più scelte siamo costretti a fare, più la qualità delle nostre decisioni peggiora. Troppe pressioni sociali. E anche la forza e il numero delle influenze esterne sulle nostre decisioni che sono aumentate. Internet ha abbassato la barriera nel condividere opinioni a cui dovremmo dedicare la nostra attenzione. Non è solo un eccesso di informazioni, è un sovraccarico di opinioni. L'idea che puoi avere tutto è venduta nelle pubblicità e sostenuta dalle aziende, influenza le aspettative e le percezioni delle persone riguardo a cosa dovrebbero cercare di ottenere nella vita. Perché il messaggio puoi avere tutto sottolinea che non ci sono limiti alle tue ambizioni e alle tue aspettative. Sembra suggerire che puoi avere una carriera di successo, una vita familiare felice, un corpo in forma, un guardaroba alla moda, una casa piena di roba e molto altro ancora, tutto allo stesso tempo.
Ciò porta a persone stressate che cercano di inserire ancora più attività nelle loro già sovraccaricate vite. Crea ambienti che parlano di equilibrio tra lavoro e vita, ma si aspettano comunque che i dipendenti siano sempre con il telefono in mano, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno. Ma io non ho un capo. Ehi, aspetta un attimo. Io non ho nemmeno un lavoro. La tecnologia ha completamente sfumato i confini tra lavoro, per chi ce l'ha, e vita privata. Se non imposti dei limiti, non ci saranno. O peggio ancora, ci saranno dei limiti, ma saranno stabiliti per impostazione predefinita o da un'altra persona, anziché da te. Qual è la cosa più importante per te, in questo preciso istante? Non ciò che è importante domani o persino tra un'ora. Stai dando priorità alla tua vita o lo sta facendo qualcun altro? Se non hai assolutamente idea di come rispondere a queste domande, tranquillo, non sei l'unico. Ma perché nonostante questo la maggior parte di noi è alla ricerca del sogno americano? Partiamo dal fatto che tutti perseguiamo un'autonomia finanziaria. Tutti vogliamo guadagnare di più significa migliorare la qualità di vita. Questo generalmente porta ad una maggiore stabilità finanziaria che subito ci proietta verso l'acquisto di una nuova casa, una macchina, cibo più buono, andarcene fuori con gli amici più spesso, fare vacanze da sogno, comprare l'ultimo smartphone, computer, orologio, scarpe, borse, camicie, occhiali da sole, occhiali da luna. Ehi, ferma un attimo, aspetta, cosa? Occhiali da luna. Forse ci stiamo spingendo troppo, ma è così che funziona. Voglio dire, di quante cose che possiedi hai veramente bisogno? Quali scelte che fai sono realmente indispensabili? Vivendo all'interno di una società, ciascuno di noi subisce quella che viene definita pressione sociale, cioè l'influenza che la società esercita sulla nostra condotta e sulle nostre decisioni. Quando dici di prima mattina sì, voglio leggere un po' di notizie, perché leggere le notizie è socialmente visto come qualcosa che un bravo cittadino deve fare. Tranne uscire di casa nudo, che apparentemente è illegale negli Stati Uniti, credo anche in Italia. E anche se mi dà qualche interessante spunto per il prossimo video, forse è meglio se riprendo da dove ero rimasto. Quando dici sì, leggo subito tutti questi messaggi su WhatsApp e rispondo prima che posso in modo da non sembrare menefreghista. E poi la spunta blu mi mette pressione. Sì, voglio quelle scarpe, altrimenti al lavoro penseranno che indosso sempre le stesse. Sì, vado a cena fuori, me lo stanno chiedendo i miei amici e non voglio sembrare scortese. O forse mi invento una scusa. Sì, leggo la mail di lavoro perché sono una persona seria e affidabile, anche se sono le 9:30 di sera. Ogni decisione che prendiamo innesca un meccanismo che influenza il nostro comportamento ed ogni volta che fai una scelta, implicitamente stai rinunciando a qualcos'altro. Ci avevi mai pensato? Ogni sì a qualcosa o qualcuno è nello stesso esatto momento automaticamente un no a qualcosa o qualcun altro. Quando dici di sì ogni mattina ad informarti su quello che sta accadendo nel mondo, stai dicendo no ai primi momenti della giornata in cui il tuo cervello ha bisogno di prepararsi positivamente a quello che avrai davanti fino all'orario di andare a dormire. Quando dici di sì al tuo telefono ogni 5 minuti per controllare i messaggi che ti stanno piombando da ogni chat, stai deviando la tua concentrazione da quello che stavi facendo o perdendo del tempo per riflettere, a stimolare la tua mente in altri modi. Magari potevi chiamare le persone più strette per dedicargli un po' del tuo tempo. Quando dici di sì a quel bel paio di scarpe o a quell'elegantissimo occhiale da luna, stai accumulando cose che ti prendono spazio fisico e mentale e forse rinunciando ad utilizzare quei soldi in un modo migliore per te o per qualcun altro. Ma che vuoi, Fabio? Spendere i soldi così a me fa sentire bene, eh? Ma che mi dici tu che mi parli da un video trovato su YouTube? E sai cosa? Hai ragione. Hai dannatamente ragione, perché è quello che penso anch'io. E forse è questo che ci accomuna. Cavolo. Anzi no, cazzo. È il mio video e posso dirlo, ok? Mi sto contraddicendo un'altra volta. Vabbè, l'ho detto prima, c'è un sovraccarico di opinioni. Ma perché, dai? E per forza. Ma come faccio a non contraddirmi io quando ho deciso... Anzi no, non l'ho deciso, ci sono capitato, va bene? In una società piena di conflitti che non fa altro che distrarmi, manipolarmi e vendermi qualunque cosa, a qualunque costo e in ogni momento. Senti, lo so che questo può sembrare un modo drastico di vedere le cose, ma quanto spesso subisci questa dinamica durante la giornata? E durante la settimana? E il mese? E l'anno? Il risultato potrebbe sorprenderti. Vedi, il fatto è che così facendo stiamo rinunciando a qualcosa che molto probabilmente, anzi no, sicuramente, è più significativo nella nostra vita. Più le cose diventano veloci e frenetiche e più dobbiamo trovare il tempo per pensare e capire come reagire alla valanga di attività e distrazioni in cui siamo sommersi. Abbiamo bisogno di momenti per osservare e ascoltare attentamente. L'esplorazione diventa la bussola per distinguere le poche cose importanti per noi tra molte che sono superflue. Tuttavia, per farlo, dobbiamo imparare a selezionare le scelte che facciamo.
Allora, diciamo che devi dividere i tuoi vestiti in 2 pile, da tenere assolutamente e probabilmente da dare. Ma sei davvero pronto a prendere la pila da dare, metterla in una scatola e portarla fuori? Dopotutto sono delle cose che ti hanno accompagnato per un bel po' di tempo e pensi addirittura che alcune di esse quasi ti mancheranno. Recenti studi hanno scoperto che tendiamo a valutare di più quello che possediamo. Una domanda da porsi in questi casi è: se non avessi questo, quanto sarei disposto a pagare per ottenerlo? Mi serve davvero o è solamente lì a prendere posto nel mio armadio e nella mia testa? Prova ad attribuirgli un valore da 1 a 10. Se il suo valore è inferiore a 9, allora probabilmente non ti serve. A volte sottrarre comporta imparare a dire no. Questa è una delle abilità più importanti da padroneggiare, ma anche una delle più difficili. Abbiamo buoni motivi in effetti per temere di dire no. Ci preoccupiamo di perdere un'opportunità, non sopportiamo l'idea di deludere qualcuno, non vogliamo sembrare delle persone cattive, vogliamo piacere e renderci disponibili. Spesso evitiamo di dire no per un imbarazzo sociale. Per quanto possa essere difficile dire consapevolmente no, non farlo può farci perdere qualcosa di molto più importante. Pensa alla metafora dell'armadio. Non è sufficiente determinare semplicemente quali attività e sforzi non contribuiscono al meglio. Devi ancora eliminare quelli che non lo fanno. Naturalmente imparare a dire no alle opportunità che si presentano nel lavoro e nella vita in generale è molto più difficile che dare via vecchi vestiti. Sapete, il fatto è che spesso non prendiamo il tempo per riflettere davvero su quali sforzi produrranno risultati e quali no. E anche quando lo facciamo è più facile pensare in termini di aggiunta piuttosto che di sottrazione. Accetti quasi tutte le richieste che ricevi, vuoi contribuire a quante più cose possibili e senti che dire sì a nuove cose ed opportunità ti renderà più produttivo e impegnato. Con il tempo ti rendi conto che la tua agenda è sovraccarica, hai pochissimo tempo libero e stai iniziando a sentire stress ed affaticamento. E nonostante tutti gli sforzi, non sei in grado di dedicare tempo sufficiente a ciò che possiedi, a ciascun impegno e alle persone che contano davvero nella tua vita. Dedichi tempo ed energia a preoccuparti del futuro, a pensare alle cose che puoi controllare, ti ritrovi spesso impegnato a cercare di prepararti mentalmente per la prossima giornata, il prossimo incarico, il prossimo capitolo della tua vita. Sei costantemente stravolto dal mondo esterno, eppure ogni secondo speso a preoccuparti di un momento passato o futuro ti allontana da ciò che è veramente importante qui e ora. Gli antichi greci avevano 2 parole per il tempo: Cronos e Kairos. Cronos è quantitativo, si riferisce al ticchettio letterale dell'orologio, il tempo cronologico, quello che misuriamo e rincorriamo cercando di utilizzare in modo efficiente. E poi c'è Kairos. Kairos è qualitativo, si sperimenta solo quando siamo completamente nel momento, quando esistiamo e ci sintonizziamo col presente. C'è la frase di un tizio che dice: «Ho visto l'angelo nel marmo e ho scolpito fino a liberarlo». Michelangelo scolpì il simbolo di una città rimuovendo pezzi di roccia da un blocco di marmo più grande. Ma c'è anche un altro esempio con un significato legato a questa storia. Ogni anno ai premi Oscar il premio più importante è per il miglior film. I giornali ci speculano per settimane prima della diretta e in molti restano svegli fino a tardi per vederlo assegnare. C'è un premio molto meno pubblicizzato però quella notte, quello per il miglior montaggio del film. Eppure ciò che la maggior parte delle persone non sa è che i 2 premi sono molto correlati. Dal 1981, infatti, nessun film ha vinto il premio miglior film senza essere almeno stato nominato per il montaggio del film. And the winner is Thelma Schoonmaker. E in circa 2/3 dei casi, il film nominato per il montaggio del film ha poi vinto il premio miglior film. E c'è una buona ragione per cui il montaggio di un film è anche noto come l'arte invisibile. Chi fa questo mestiere non è semplicemente qualcuno che scarta o elimina parte del girato, una buona parte in effetti, ma è uno che in un certo senso aggiunge. Fa uso di una sottrazione deliberata per aggiungere vita alle idee, all'ambientazione, alla trama e ai personaggi. Sottrae per aggiungere qualità alla storia. Un po' come ha fatto Michelangelo. Imparare a dire no allontana dalle distrazioni e ci fa scoprire che staremo bene lo stesso, che le nostre paure di deludere gli altri sono esagerate. Rifiutare una richiesta non equivale esattamente a rifiutare una persona. Sapete cosa? Dire no comunica che il nostro tempo è prezioso. Prova a chiederti: cos'è più importante per me in questo preciso istante? Non cosa è importante domani o persino tra un'ora. Cos'è essenziale per me adesso? Questo è l'unico momento che possiamo controllare e il solo a cui dovremmo dare la priorità. Perché se non lo fai tu, lo farà qualcun altro.
Il punto è che il semplice atto di applicare criteri selettivi ti costringe a scegliere l'opzione giusta, invece di lasciare che altre persone o l'universo scelgano al posto tuo. Ci sono due modi di pensare all'essenzialismo. Il primo è pensare che sia qualcosa che fai occasionalmente. Il secondo è pensare che sia qualcosa che sei. Nel primo caso è un'altra cosa da aggiungere alla tua già impegnata vita. Nel secondo è un modo diverso, un modo semplice di fare tutto. Diventa uno stile di vita, diventa l'essenza di chi siamo. Viviamo in un mondo in cui quasi tutto è inutile e pochissime cose sono eccezionalmente preziose. Anche se non possiamo sempre controllare le opzioni disponibili, possiamo influenzare come facciamo le nostre scelte. La capacità di scegliere non può essere tolta o nemmeno data, può solo essere dimenticata. L'essenzialismo è una disciplina che applichi ogni giorno e ogni volta che ti trovi di fronte a una decisione a cui dire sì o gentilmente declinare. In un certo senso, vivere come un essenzialista nella nostra società sempre troppo piena è un atto di silenziosa rivoluzione.